Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sulle web art in cui ne andremo a vedere una molto rapidamente perché è molto semplice sia da trattare che da realizzare. Si tratta dello spaziatore. Quindi come al solito andremo nel menu delle nostre web art, sceglieremo in questo caso spaziatore e qui si tratterà di inserire uno spazio tra una web art e un'altra. Ovviamente quando all'interno del sito SharePoint c'è da separare nettamente un argomento da un altro, quando si vuole creare visivamente una separazione netta per rendere più nitida la separazione tra due argomenti. Quindi qui andremo a cliccare sul selezionatore, si crea questa netta separazione, andremo ad aggiungere l'altezza come hai visto nella diapositiva precedente. Qui ci muoveremo con questo cursore e andremo a scegliere l'altezza dello spazio e alla fine otterremo un risultato completamente bianco, nel senso che tra la web part precedente e l'altra web part che andremo a inserire in un momento successivo non ci sarà niente in mezzo, quindi lo vedremo soltanto in fase di realizzazione, quindi in struttura del sito SharePoint. Quindi andiamo a vedere come molto semplicemente ottenere questo risultato che io ho già ottenuto qui in mezzo, perché se io vado qui in modifica e mi porto qua giù in fondo, vedo che qui ho creato questo spaziatore che potrei anche allargare o potrei anche restringere. Quindi qui semplicemente, molto semplicemente, se io volessi creare uno spazio tra questa web art dove abbiamo realizzato nella lezione precedente la raccolta di immagini e l'inserimento di immagini relative alla cucina emiliana e siciliana, da quella successiva vado a cliccare qui, clicco poi su spaziatore e mi posiziono con il cursore del mouse finché non compaiono le freccette in su e in giù e vado a espandere o a restringere a seconda dello spazio che voglio dare allo spaziatore e quindi a seconda dello spazio che voglio creare tra una web part e l'altra. Supponiamo che mi basti questo, non dovrò fare altro che cliccare su Repubblica, magari qui andiamo ad aggiungere con del testo, ci scriviamo web part successiva e andiamo a ripubblicare. E come vedi qui lo spazio è completamente bianco, abbiamo creato questo spazio tra questa web part e quella successiva dove magari vogliamo trattare un argomento diverso e quindi qui il gioco è fatto in pochissimo tempo e con molta semplicità. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!